Ciao, come avrai già capito dal titolo, oggi realizzeremo insieme la cipolla nera con le orecchie che tutti si ostinano a chiamare Bing. Se vuoi aiutarmi a far crescere il canale, iscriviti qui in basso. In descrizione ti lascio il link per scaricare questa scheda dove troverai la pasta che ci occorre, così potrai consultarla quando vorrai. E senza perdere altro tempo, accompagnami. Iniziamo dalla testa prendendo la pasta nera e creando una sfera. Applicando una leggera pressione al centro, creiamo un incavo. All'interno di questo mettiamo il nostro ovale di carta stagnola o polistirolo che servirà per riempire ed alleggerire la testa. Senza risulterebbe una testona molto pesante e scomoda. Aiutiamoci con il palmo della mano, facciamo scorrere la pasta fino a colmare il buco e chiudere il nostro riempimento dentro. Smussiamo le crepe e diamo alla testa la tipica forma di cipolla propria di Bing. Abbozzata la forma, passiamo al ciuffo. Per ora basta fare un cornetto che definiremo in seguito. Già possiamo intravedere la cipolla. Cominciamo a definire meglio il ciuffo, marchiamo leggermente dove andranno gli occhi e la bocca. Con l'aiuto di una forbice facciamo due tagli netti per delineare i tre pelini che compongono il ciuffo di Bing. Adesso andiamo a marcare gli occhi. Manteniamoci poco sotto la linea orizzontale di mezzo della testa. Con l'aiuto di una bocchetta o di un tagliapasta circolare dobbiamo immaginare tre occhi, uno al centro, uno a destra e uno a sinistra. Ovviamente ne marcheremo soltanto due, quello di destra e quello di sinistra. Con l'aiuto del Dresden segniamo il lacrimale in entrambi gli occhi e raccordiamolo bene con la traccia dell'occhio precedentemente realizzata. Pressiamo delicatamente la pasta verso il basso formando due incavi per gli occhi. Passiamo al muso prendendo la pasta beige, sposto la testa da parte e inizio a formare un vermetto. Ecco, la bocca va posizionata esattamente in questo modo. Fate attenzione a posizionarla in maniera centrata e non distante dagli occhi. Una volta posizionata, curate le parti diagonali che formano il naso, anche se, come ben sapete, notiziona, Bing non ha il naso. Con l'aiuto del Dresden marchiamo gli angoli della bocca e tiriamo fuori leggermente il labbro inferiore. Sta già prendendo forma, no? Eccolo qui. Mettiamo la testa da parte e passiamo agli occhi. Stendiamo un po' di pasta bianca. E adesso ci servono un po' di pellicola e la stessa bocchetta utilizzata per ricavare le orbite oculari. La pellicola posta sopra la pasta fa in modo che il bordo dell'occhio risulti tondeggiante. Modelliamo adesso la parte a punta dell'occhio e inseriamola nell'incavo. Adesso passiamo all'iride, usando lo stesso metodo ma con una bocchetta di misura inferiore e pasta verde. Stesso procedimento per le pupille, usando una bocchetta leggermente più piccola. Ed ecco la cipolla. Passiamo al corpo modellando la pasta arancione. Partiamo sempre da una sfera. E con il palmo della mano applichiamo una leggera pressione in mezzo mentre facciamo ruotare la sfera sull'altro palmo. Abbiamo creato così la pancia ed il busto. La forma ricorda più o meno quella di una pera. Modelliamo il pezzo ammorbidendo le linee. Con la pressione dei pollici creiamo un incavo per le braccia.
Calcolando un'inclinazione di 45 gradi, con una leggera pressione nei pollici creiamo le superfici dove verranno collocate le gambe. Quindi passiamo alle gambe. Attenzione perché adesso realizzeremo le gambe insieme da un unico blocco di pasta. Sempre partendo da una sfera ricaviamo un cilindro. Giunti ad una lunghezza più o meno di 5 cm effettuiamo un taglio a 45 gradi. Modelliamo le linee ed eliminiamo le imperfezioni. Con il pollice delicatamente applichiamo una leggera pressione per formare l'invito della scarpa che faremo tra un po'. Passiamo ad assemblare le gambe con pochissima acqua. Aggiungiamo le pieghe alla salopette di Bing. Io solitamente uso due attrezzi per realizzarle, o questo cutter in plastica o il Dresden. Realizzate le pieghe in prossimità delle giunture e lo faremo nelle gambe, sotto le ascelle e giù nell'inguine. Occupiamoci adesso della struttura portante. Utilizzeremo uno stecco in legno e una tronchesina. Infiliamo lo stecco al centro ed assicuriamoci che tocchi il fondo. Dopodiché tagliamo lo stesso di traverso in modo da formare una punta che ci aiuterà a perforare la testa. Passiamo alle maniche utilizzando la quantità di pasta verde per entrambe le braccia. Partiamo dalla sfera e lasciamo un leggero spazio tra il dito indice e il dito medio. Facciamo ruotare la pasta sul tappetino applicando una leggera pressione. Otterremo così una specie di T. Adesso non dobbiamo fare altro che dividerla a metà. Modelliamo i pezzi per eliminare gli eccessi di pasta. È giunto il momento delle braccia. Modelleremo un braccio per volta. Partiamo dalla sfera e passiamo ad ottenere un cono senza punta. Ottenuto quello, applichiamo una leggera pressione a 3/4 del pezzo e proseguiamo con un movimento rotatorio. A questo punto afferro con pollice e medio all'altezza di quello che sarà il polso e con il mignolo presso delicatamente verso il basso la pellina ottenuta, così da formare il palmo della mano. Definisco meglio il polso ed eccola qua. Effettuiamo un piccolo taglio per ricavare il pollice e modelliamolo rendendolo tondeggiante. Attenzione, adesso quello che faccio è marcare le dita senza però tagliare la pasta. Partendo dal centro marco la prima linea e dopo le altre due. Da un lato della mano e dall'altro. Poi collego le marcature nella parte alta delle dita. Allo stesso modo faccio tutto da capo con la sinistra, stando attenti dove va il pollice, questa volta sarà nel lato opposto. Assemblaggio delle braccia. Effettuiamo un taglio nella parte inferiore della manica, eliminiamo le imperfezioni e affianchiamo lateralmente la manica al braccio. Tagliamo il braccio in modo tale che la circonferenza risulti poco più piccola rispetto a quello della manica. Quindi affianchiamo le due braccia e tagliamole alla stessa misura e facciamo la stessa cosa con le maniche. Inumidiamo leggermente le superfici e facciamo combaciare le braccia con le rispettive maniche. Con l'aiuto di uno stecco creiamo un invito in entrambe le braccia. Applichiamo lo stecco al busto . Inumidiamo le superfici e fissiamo le braccia.
Ragazzi, la cipolla è quasi finita. Via la testa e aggiungiamo qualche piega alle maniche, destra e sinistra. È il momento di colorare le linee della salopet. Io uso questo pennarello alimentare, ma si può usare anche un pennellino a punta fine, è del colore in polvere o in gel. Cercate di ottenere delle linee simmetriche, tante a destra quante a sinistra. Iniziate con le verticali per poi passare alle orizzontali. Passiamo alla parte superiore delle scarpe, 2 sfere, una bianca e una nera. Divido in 2 sia la bianca che la nera. Poi con la pressione del pollice appiattisco delicatamente ogni pezzo lasciando un bordino esterno intatto. Infine accoppio il bianco ed il nero. Rivediamo il procedimento un'altra volta. Per le suole stendiamo la pasta gialla, mettiamo la pellicola su e ricaviamo 2 dischi e semplicemente li modelliamo. Inumidiamo le parti e incolliamo la parte superiore delle scarpe alla suola. Incolliamo le scarpe alle gambine e passiamo alle orecchie. Stendiamo uno strato spesso di pasta nera e con l'aiuto di una dima sagomiamo le orecchie. Fate attenzione a ricavare la destra e la sinistra. Ottenute le orecchie, marcheremo la parte interna. Inumidiamo con acqua e applichiamo un vermetto di pasta beige per riempire. Introduciamo delicatamente in ciascuna delle orecchie un wire che ci aiuterà a sostenerle. Lasciamo seccare la pasta qualche minuto. Passiamo al bottone, estendiamo uno strato spesso di pasta gialla. Con l'aiuto del cutter facciamo una leggera pressione e ricaviamo il cerchio interno del bottone. Adesso per creare il bordo arrotondato del bottone utilizzeremo la nostra fantastica tecnica della pellicola. La applichiamo sopra la pasta, collochiamo il cutter insieme alla bocchetta centrando perfettamente il tutto e ricaviamo il bottone. Con una bocchetta a punta fine ricaviamo i buchi passafilo ed il gioco è fatto. Aggiungiamo il filo in pasta nera ed andiamo ad applicare il bottone sul petto di Bing. Applichiamo anche le orecchie facendo dapprima dei fori guida con un wire. Per inserirle bene aiutatevi con una pinza a becchi lunghi, vi risulterà sicuramente più comodo. A questo punto, se hai rispettato tutti i passi ed i consigli, dovresti avere una cipolla con le orecchie uguale o simile a questa. Se ti va, inviami la foto del tuo lavoro sulla mia pagina Facebook o Instagram e se hai dubbi o domande lascia un commento qui in basso, ti risponderò quanto prima. Non mi resta che ricordarti di lasciare un like se il video ti è piaciuto o lo hai trovato utile, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e alla prossima, ciao!